Buongiorno, siamo qui con Anna. Ciao Monica. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Iniziamo. Anna vorrebbe attaccare un bottone che è costituito da due fori, però per attaccarlo fa passare l'ago e il filo all'interno di un foro e poi passa all'esterno del bottone, ignorando completamente l'altro foro. Quindi ovviamente il bottone viene attaccato male. E non serve come bottone, Eh no. o parzialmente male. Mhm. Chi sono i due fori? E penso comunque parti di sé. Lei si sta agganciando alla parte di sé che ha colpevolizzato, che ha negativizzato, ignorando completamente l'altra parte che è di assoluta bellezza, purezza e forza. Negativo o positivo? Sì, ecco. Ti dà l'autorizzazione Anna? Anna Anima. Sì, certo. Come? Guarda, mi mostra un fiore, che è un giglio. Mi fa vedere come in un istante sboccia ed è la sua nobiltà d'animo, no? E mentre sboccia mi fa capire che è un sì, perché lei vuole sbocciare in tutta la sua purezza, nella sua bellezza. Giglio bianco, giallo. Bianco, sì. Vibrazione di Anna. 3, 3 miliardi. Consapevolezza. 138, Anima. 37, Vite. 1994, Cervello. 8, Suscettibilità ipnotica. 28. Bene. Entità eteriche. Una tigre, un'anaconda, un piccolo falconiforme. Poi c'è questa vecchia che porta iella e falsità ed è del secondo universo, vedo che si aggrappa ad un bastone. Mhm. Poi ci sono tipo degli alieni che offrono un'apparente benevolenza, accoglienza. E poi ci sono 3 EDL. L'anaconda è un rettile. Sì, sì, sì. Ok. Il più importante di tutti? La vecchia? Sì, sia la vecchia che gli alieni. Chi vince? Penso alla vecchia. Vabbè, non sono poi così preoccupanti queste entità eteriche. Ho visto ben di peggio, anche di recente. Mentali. Sono 3. La prima è portafoglio sigillato. Adesso con un livello 6. La seconda ehm, rovina, anch'essa più o meno di questo livello 6. L'ultima è solitudine profonda, 7.
Mhm. E per quanto riguarda portafoglio sigillato, mi fa proprio vedere come il suo portafoglio sia praticamente incollato. Lei prova ad aprirlo, ma è come se proprio non riuscisse È incollato. avere accesso, sì, ai soldi, all'abbondanza. Non riesce a raggiungere il denaro che è contenuto all'interno. Per quanto riguarda invece Rovina, Il denaro c'è, non è vuoto. sì, esatto, il È denaro chiuso, c'è, esatto, come le tasche degli abiti nuovi, diciamo, cucita, incollata, esattamente, il bordo esattamente, incollato. Rovina. esatto. Rovina mi fa vedere che lei incorre in una serie di esperienze mh, di collasso, di perdita, di sfacimento, incontrando anche delle persone molto ambigue. E l'entità del secondo universo, quindi quella vecchia falsa e iellatrice, si aggancia molto bene a questa entità, la va a rafforzare, La collaborano vecchia. insieme. Sì. Portafoglio sigillato con chi collabora delle eteriche? Abbastanza bene con l'anaconda, che vedo che la stritola proprio in una morsa di angoscia, di ansia, di non farcela, di essere dipendente. Solitudine profonda. Questa è proprio una vita intera in cui lei si sente incompresa, non amata, non accettata. Ed è proprio un qualcosa che la intacca da dentro. Le sue cellule sono proprio intrise di questa sensazione anche di inutilità, proprio perché è come se lei sostenesse che è venuta al mondo non desiderata, quindi si sente anche inutile. E questa entità collabora appunto con quegli alieni che mostrano così un'offerta finta di amore, di comprensione e di accettazione, ma è solo un inganno, solo un'illusione che loro offrono. Ok, nelle vecchie sessioni fatte da Anna con altri, c'erano altre entità eteriche? Secondo me c'era una mantide. Bene, per dimostrare ad Anna che è lei la creatrice, mettiamo questa mantide eliminata, la andiamo a recuperare, poverina, che è stata messa nel cesto dei giocattoli che non si usano più, e ce la mettiamo nelle varie interferenze eteriche. Ci aggiungiamo un'interferenza. Pazzi siamo. No, creatori. Capi. Vuole Anna? Sì, vuole provare a sperimentare anche questo, sì. Bene. Mettiamola. Una nuova interferenza. E poi c'era anche tipo una specie di, diciamo, un po' Madonna, un po' santa, con delle stigmate alle mani, con un'aureola. Va bene, mettiamoci anche la Madonna. Mm, sì. Pazzi siamo. Aggiungiamo e non togliamo entità. Come si amalgamano questa Madonna e questa mantide con le altre entità eteriche? Sì, la Madonna si è subito avvicinata alla vecchia perché è un lavoro comunque che viene bene in sinergia, Mhm. perché oltre a farla sentire, la vecchia la fa sentire iellata e ingannata.
e quest'altra la fa sentire proprio vittima, sofferente. Quindi vanno molto bene insieme. La mantide vicino al falconiforme perché è una forma di controllo, perché il falconiforme piccolo sorvola su di lei, la controlla, e anche la mantide ha questa caratteristica di controllarla in maniera subdola. Qualcuno aveva tolto entità mentali che possiamo rimettere? No, quelle no, non si può, no, non avevano Sono considerate. aumentate o diminuite di valore rispetto all'epoca? Diciamo che erano proprio state ignorate, quindi diciamo che le ha gestite lei, ecco, Ma quindi lei le ha aumentate come valore o le ha diminuite? io le vedo tutto sommato abbastanza stabili. Probabilmente quella che è aumentata è il discorso del portafoglio sigillato. Nel corso del tempo, magari lei pensava che avrebbe un po' migliorato la sua situazione economica, così non è stato e quella è aumentata. Le altre due diciamo che sono un po' una caratteristica costante della sua vita, quindi più o meno. Bene, chiamiamo nel cinema un po' di gente. Mamma. Non cioè, mi sembra pazza. Sembra quasi in un delirio, non so, un po' sadico. È come se entrasse quasi con la testa roteante e ogni volta che vediamo noi il viso è diverso. Mm. Bene, se entra con la consapevolezza di voler imparare delle cose, con l'aspetto di una unica persona e con il contegno che si conviene al mio cinema. Se no, via. La faccia con cui viene è una faccia lugubre, devastata dal dolore. È come se fosse con la morte in faccia. Così entra. E viene Sì, a vedere la sessione della figlia, sì. che ha affidato a sua madre per i primi 6 anni di vita. È stato anche un bene. Papà. Molto disorientato, quasi che vagasse un po' come una trottola, no? Smarrito, senza senso dell'orientamento. E vedo che il fratello di Anna lo aiuta a sedersi correttamente. Però non lo fa sedere vicino alla madre, la madre la lascia in ultima fila da sola, come se avesse bisogno di fare questo lavoro proprio in solitaria. E il fratello si mette vicino al papà. Quindi c'è anche il fratello e le 2 sorelle. Allora, ce n'è una seduta normalmente, con la schiena appoggiata allo schienale, l'altra è come se fosse riversa su se stessa, ripiegata sulle proprie gambe, sulle proprie ginocchia. È marito. Non so se nella realtà fuma, è come se fosse Sì, sì. nervoso, eh, ma c'è, molto nervoso, molto teso. Figlia. Con tutti i capelli davanti, quasi che non le riesca a vedere bene il viso. Mhm. Come sia la Esatto. cantante. Via, via, via i capelli, indietro, una bella coda. No, la coda non me la faccio adesso.
Un po' ribelle forse, ha un po' questo atteggiamento oppositivo, non le piace che le hai detto di cosa fare. Perché viene allora, se è così oppositiva. Mm, come se fosse un po' calamitata dal padre anche. E se c'è lì il padre, le sembra che possa essere una buona idea. Beh, ma questo è il cinema dove si proietta la vita, la situazione eterica della madre, eh? Che ci sia il padre è indifferente da questo punto di vista. Si sente tradita. Lei, se tu dici questo ragionamento, è come se lei si sentisse tradita dalla propria madre, è come se avesse una forte rabbia nei suoi confronti. Perché viene? Perché c'è una parte molto luminosa di questa ragazza che ha voglia di ricostruire il rapporto con la madre su altre basi. E questo intento nobile viene inaugurato dai capelli sul viso? E dice che poi mano a mano li scosterà quando noi non la guardiamo. Va bene, viene qualcun altro nel cinema. Mm. Ma al momento no, non vedo altri. Sì. Quando ti ho detto no, non vedo altri, sono stata un po' redarguita perché io guardavo ad altezza uomo, non guardavo sotto i sedili e ho visto che ci sono tanti animali, Mm. solo che io non vedevo lì. Tutti sullo schienale. Vediamo Mm. chi sono. Cani, gatti, galline, chi c'è? Sì, poi ci sono anche tipo degli scoiattoli barra criceti. Sì, conigli, sì. Mm, c'è anche una volpe, c'è un orso, c'è anche un nido di uccellini, ci sono anche degli insetti, quindi delle farfalle, oh mamma mia, adesso non mi viene in mente come si chiamano, quelli verdi, Coleotteri. ecco, smeraldo, Maggiolini. sì, sì, bravo. Che ridere, ne ho appena trovato uno prima della sessione. Mhm. Anzi, lo metterò nel video all'inizio, che è un piccolo che mi girava sulla mano. Quindi una grande energia dell'eterico, del grande spirito della vita. Sì, sì. Questi sono animali vivi o semplicemente rappresentano l'eterico, lo spirito? Ci sono sia animali che lei effettivamente ha incontrato o a cui ha rivolto un pensiero amorevole e poi, come dici tu, no? A rappresentare proprio l'aspetto eterico. Va bene, causa esoterica. Di questo smodato, smisurato, non smodato, amore verso gli animali. Lei riesce a cogliere la bellezza e la purezza della vita attraverso di loro, attraverso i loro occhi, attraverso i loro gesti. E non è riuscito a trovare altrettanto nelle persone. Ha provato a guardare le persone negli occhi, a osservare le loro azioni, ma non è riuscito a trovare altrettanto. La meraviglia, il miracolo della vita lo riesce a vedere negli animali. L'amore e la comunicazione più autentica. Va bene. Portale aureo, nonna materna.
colei che l'ha allevata per la prima infanzia. Certo è che si porta proprio una croce sulla schiena, è proprio un crocifisso grande, è come se fosse anche un peso che la fa camminare curva. È come se venisse anche quasi con una tavola dei comandamenti a cui lei ha cercato di attenersi durante la vita. E vedo che negli anni, nel corso degli anni, post mortem, è come se avesse voluto uno dopo l'altro smantellare questi comandamenti, rendersi conto della loro inconsistenza, della loro assurdità. La Vic la vuole? Sì, come se fosse un'assetata nel deserto, la vorrebbe sotto forma di acqua. Come se questa disidratazione di cui soffre Anna ne soffrisse anche questa signora, no, signora adesso non è più signora, la nonna appunto di Anna. E quindi la Vic che diventa acqua per lei è proprio l'ideale per poter integrare questa consapevolezza. Gliela diamo? E sceglie di non diventare acqua benedetta. Mi mostra come se ci fosse una specie di lancio, no? Di una Madonnina che contiene l'acqua benedetta, ma sceglie di diventare acqua che scorre da una sorgente pura di montagna. Solo così comprende tutto. Cosa dice ad Anna, la nonna? La vita è semplice e cristallina. La vita è fresca. L'amore è così. E Anna, la nonna? Sto trovando molto dura questa esistenza e vedo che in questo momento la nonna appunto non la vedo sotto forma umana, ma di nuovo sotto forma di questa sorgente che scorre. E Anna sceglie proprio di andarsi a bagnare i polsi e poi il viso con quest'acqua, perché vuole fare suo queste parole espresse dalla nonna e vuole fare entrare dentro di sé. Vuole idratarsi con questi concetti, con questa sapienza profonda. Nonna e nipote hanno avuto vite insieme. Io le vedo carcerate insieme. Sono due donne in una stessa prigione. Dentro non per cose gravi, no? Per piccoli furti, però piccoli furti reiterati, un crimine dopo l'altro. Un'altra. Perché questa sembra quasi fantasiosa. Sono bambine che provano ad andare a cercare dove nasce l'arcobaleno. Andiamo. Ha Con appena loro. piovuto, è uscito il sole e immediatamente loro si sono scatenate a correre per cercare di comprendere
di individuare da dove nasce questo insieme di meravigliosi colori, da dove nasce. Lo trovano? Nella, in una tana. Vedo che tipo la mamma coniglio è uscita fuori con i coniglietti e fa vedere che all'interno della sua tana nasce l'arcobaleno. Non è la tana del bianconiglio di Alice questa? No, è una famiglia di conigli. Mhm. Questa è una vita passata o è una visione simbolica? È un misto, nel senso che davvero è esistita questa vita in cui erano delle bambine molto creative. Io penso che sia l'altra sorella che è stata un po' rifiutata come lei. Bambine molto creative, molto fantasiose e alla ricerca proprio della gioia. Va bene. Nonna e nipote. Contatto finale. Anna sceglie di entrare completamente con tutto il corpo all'interno della sorgente. È una cascata, direi. E vedo che tocca delle pietre che sono lì vicine e mentre le tocca esprime un senso di... È come se estraesse la gioia da tutto il resto del contesto della sua infanzia. È come se dal complesso della sua infanzia riuscisse ad estrarne la gioia, la bellezza, l'apprendimento, ciò che ha compreso. E come lo mette dentro di sé? Come lo vedi? Tocca queste pietre scivolose e si bagna i capelli. È completamente immersa adesso dentro questa cascata e vedo che ride, che sorride, che in questo momento si sta sentendo libera, leggera. È come se in un istante stesse comprendendo il senso di tutta questa sofferenza. È come se riuscisse a sentire la meraviglia di questa sofferenza. Spieghiamolo. Forse che l'alternativa era restare nella sorgente, sapere tutto, non conoscere l'esperienza della morte, non mettersi in gioco, non giocare sulla dimenticanza di chi siamo e riscoperta di chi siamo. Tutto è perfetto. Esattamente, esattamente. Lei ha scelto di non rimanere nella luce perpetua, assoluta e costante, anzi, ha scelto di entrare nel buio e nella melma più oscura, più profonda, più dolorosa, per E uscirne. non per restarci No, per per un sempre. bel po' sì, per un bel po' ci è rimasta, anche attraverso esperienze di diverso tipo, Quando è però il per giorno ricordare, del cambiamento? parte da oggi. In realtà parte già da un mese, io vedo. Poi oggi è più intenso, ok? Più forte. Lei sente che noi siamo alleati con lei in questa sua azione, in cui sta proprio sbucando dal buio e sta vedendo la luce, che è luminosissima, che è meravigliosa.
Salutiamo la nonna. Sì, è come se baciasse quest'acqua. La bacia, le sorride, ride. E la saluta così. Chiudiamo il portale aureo degli esseri umani e apriamo quello del grande spirito. Di tutti gli esseri viventi, diciamo non dotati di anima, parte subliminale, di tutti gli animali, lei ne ha avuti tanti, ne ha visti morire tanti, non ci importa come. Li chiamiamo tutti. C'era l'isola di Lucio una volta, no? Adesso c'è l'isola degli animali. È bello perché vengono anche animali esotici. Vedo per esempio che arrivano anche degli elefanti. Ah, e la cosa bella è che arriva anche una tigre, no? Quindi che non è solamente la sua entità che la interferisce, ma è anche una bellissima tigre che una volta era in vita. Ehm, ci sono anche diversi rettili. Mhm. Ehm, molti cani, C'è quello che canarini, lei, c'è quello che sì, lei c'è, non è riuscita a salutare. certo che c'è. Prova un grande senso di colpa per non esserci stata. Il E cane lui ce la l'ha con chiama lei. mamma. No, lui la chiama mamma e dice: Mamma, mamma, stai tranquilla, io qua sono felice, io sto bene. E tu sei la mamma che io ho scelto. Ehm, non esiste il concetto del senso di colpa in generale nel mondo animale, è una cosa molto umana. Quindi in nessun modo questo cane può rafforzare questo senso di colpa, anzi tende a smontarlo, Mhm. a farlo vedere come una bugia. È una bugia creata nella prima parte, diciamo così, no? Della nostra esperienza qua sulla Terra. È la bugia dell'oscurità. Nella verità e nella purezza degli animali non esiste. Io lo vedo proprio che gira in cerchio, no? Tutto contento, saltella, che è divertito. Quanti sono questi Jumanji, questi animali chiamati? Chiamiamoli Ma tutti. alcuni sembrano quasi preistorici, sai? Mhm. Alcuni sembrano quasi dei mammut, o, hanno quasi una armatura, no? Alzati d'altezza, guarda, dici cosa vedi che distesa. Provengono effettivamente da un po' tutto il mondo, per cui alcuni hanno delle fattezze anche un po' strane, magari per noi, perché magari sono più animali diffusi, che ne so, in Australia, perché ne vedo parecchi appunto che hanno una specie di corazza. Tipo Alcuni di grandi, armadillo. sì, esatto. Mm. Alcuni di grandi dimensioni, altri un pochettino più piccoli. Molti con le zanne. Mm, sicuramente c'è una grande abbondanza di pelo, tante zampe, tante code. Poi ci sono cani di tutte quante le razze, di ogni dimensione, di ogni colore. Diversi gatti, anche loro, cioè ne vedo di smilzi e altri decisamente rotondi, ci sono quelli senza pelo, quelli estremamente pelosi. Uccelli di ogni genere e tipo, esotici, colorati, uccelli molto semplici, alcuni piccoli, altri dalle ali enormi, anche vari topolini, cricetini. Ci sono anche diversi insetti,
scarabei, a ricordarci che le entità hanno voluto assumere le loro sembianze, ma loro esistono anche in qualità di animali in sé per sé. Tutti nel portale aureo degli animali. L'ultimo sarà il suo cagnolino. Sì, che le manda come dei baci con la zampa. Se li traducessimo in parole, quei baci cosa vogliono dire? Che messaggio è? Ti amo, sei la mia mamma per la vita. Però non c'è questo senso, come può essere noi, di strappo, di dolore, no? Mhm. Lo dice anche in maniera molto giocosa, molto leggera, come un qualcosa che assolutamente è integrato in lui e che non produce assolutamente dolore. Mm. Sai, io ho questa immagine adesso. È come se questa Matrix fosse veramente un palcoscenico shakespeariano di recita, no? E chi è passato di là è semplicemente dietro le quinte. E dietro le quinte la sua parte l'ha fatta e aspetta che anche gli altri, che sono ancora lì che recitano, finiscano la loro parte e vadano dietro le quinte. Quindi in qualche modo ci si ritrova, no? Sai che gli attori dopo la pièce teatrale vanno a mangiare, vanno al ristorante aperto fino a mezzanotte l'una. Ecco, in qualche modo è un'immagine che ti torna? Allora, sì, nel senso che in loro c'è proprio la sicurezza, che non esiste la separazione, quindi che c'è un momento di ritrovo. Però allo stesso tempo è come se ci fosse un costante senso di contatto. È come se loro volessero farci vedere che non esiste la separazione tra queste due dimensioni. Per Mhm. noi quella roba lì è invisibile, non c'è, non esiste, è una separazione e per loro è semplicemente che noi non la vediamo e non la tocchiamo. E arriverà un momento in cui invece la vedremo. Quindi in qualche modo nel vento c'è l'eterico e quindi c'è anche il cagnolino di Anna, nella luce, nell'acqua. Sì, certo. Negli alberi, nel suono dei rami che si muovono, del vento che soffia, dell'acqua che scorre. Lei può vedere tutti questi animali che ha avuto, li può scorgere all'interno dell'acqua che cambia, che assume varie forme, così come ha trovato sua nonna nell'acqua. È importante l'elemento acqua per Anna. Io dico proprio di sì. Va bene, salutiamo tutti e chiudiamo anche questo nuovo portale aureo. È un trionfo di gioia, di frizzi, lazzi, colori e, sai, versi di diverso tipo, molta allegria, molta vitalità. Ci sono pappagalli, ara, così, cose così. Mhm. Certo, sì. Lo chiudiamo. Bene, grazie Monica. Causa esoterica. Della secchezza in generale, capelli, piedi, occhi. Allora, qua mi ha fatto vedere il nome del suo progetto che è pioggia acida. È come se l'atmosfera si fosse davvero resa tossica, amara. E per cui la pioggia che ne consegue non è una pioggia vivifica, ma è una pioggia corrosiva. Mm? Quindi è come se questa pioggia corrosiva rendesse secco tutto quanto di lei. Desse un effetto anziché di bagnato, vivificante, di corrosivo, disidratante. E infatti lei accusa questa secchezza in diverse parti di sé. Gli occhi sono anche stanchi, arrossati, oltre che secchi. Allora, questo me l'ha fatto vedere nel
nel nome che porta, aspetta, sì, allora dunque, la sua PS si chiama Genziana e mi fa vedere come in effetti la Genziana serve proprio, per esempio, per la stanchezza. E perché è come se lei, in un certo senso, avesse perso le proprie forze, avesse perso il proprio potere e avesse gli occhi colmi di lacrime. Le lacrime che molte le ha versate nella sua vita, ma molte come se ancora fossero trattenute per tutti i dolori che ha avuto. E questa genziana le ricorda proprio invece il suo immenso potere, la sua grandiosa forza di ripristinare sia la sua idratazione che la sua bellezza. Nome della Pie. La Pie si chiama Oleandro. Me lo fa vedere Rosa, l'Oleandro. Mm-hmm. Attualmente l'Oleandro viene ad essere un po' il simbolo dell'oblio e dei morti, no? Ma questa è solo una cosa più recente. Una volta invece era proprio il simbolo dell'armonia dell'universo. Ed è come se proprio Anna potesse fare questo passaggio, andare da tutto ciò che è morte, che è sofferenza, che è rimozione, no? di tutti i dispiaceri che lei ha avuto, andare verso l'armonia, la bellezza dell'universo. E lei è venuta qui per fare tutto questo. Potrebbe ringraziare questa secchezza prima di cambiarla. Si guarda i piedi, i talloni, che sembrano proprio crepe nel deserto. E sa che questo deserto può renderlo un prato rigoglioso. Accetta la sfida? Decisamente sì. Causa esoterica dell'emicrania invalidante dopo il parto. Da tanti anni. Allora, questo ho visto proprio tra gli impianti una specie di masso molto pesante che io lo vedo a cavallo tra la cervicale e la nuca, perché comunque ha una certa dimensione e le fa proprio sentire la testa appesantita, quasi che non la riesce a tenere allineata con il busto, tanto è la pesantezza di questo masso. E le dà anche una gran sensazione di pesantezza intesa come confusione, come proprio difficoltà a mettere in ordine i pensieri. E da cosa è causata, esotericamente parlando? Questo masso impianto eterico è come se in un certo senso mi fa vedere questa pietra che viene passata di mano in mano, come una patata bollente, in realtà è una pietra pesante. La nonna la passa alla madre, la madre la passa a lei. E ciascuna di queste donne ha gestito questa pietra pesante in un modo diverso. La nonna la pietra pesante l'ha tradotta per esempio in crocifisso, ok? Quindi tutta la religione che ha condizionato profondamente la sua vita. La madre di Anna l'ha gestita proprio in una sorta di psicosi, direi. Psicosi, aridità e c'è una vena veramente di forte turbamento nella madre. E, mentre Anna l'ha tradotto proprio maggiormente come vittima di
come se lei fosse l'ultima a prendere questo masso, e quindi ha fatto un po' la vittima a cascata di questi modi che le altre due donne avevano adoperato. Quindi lei è come se avesse assorbito il colpo, le conseguenze, diciamo così, no? Di queste nevrosi, di queste donne. Trasformiamo un po' di cose. Mm. Prima di tutto andiamo a vedere nelle zona delle entità eteriche la nostra amica Madonna e Mantis, le intruse che abbiamo reinserito noi, come le trasforma Anna. Questa santa così, come la Madonna che è, si mette in ginocchio. Anna la guarda come se questo evocasse dei ricordi in lei. Penso che Anna sia stata costretta ad inginocchiarsi diverse volte, in senso reale, portata forzatamente in chiesa, e anche in senso metaforico. Spesso le è stato chiesto di mettersi in ginocchio da diverse persone, quindi di assoggettarsi. Mi fa vedere anche alcune mortificazioni vissute all'interno dell'ospedale psichiatrico, dove lei si è sentita totalmente in ginocchio. Quindi è come se in questo momento lei vedesse sintetizzata in questa Madonna che si inginocchia tanti momenti e stati d'animo della propria vita. La Madonna è un programma. E lei vede che è un programma anche nel senso di una credenza e di un patto familiare passato, che ora lei vuole dissolvere. È difficile dissolverlo. Non è semplice per lei, vedo che prende una candela in mano e dà fuoco a questa Madonna con la candela. È facilissimo. Sì, e mentre dà fuoco a questa Madonna è come se si incenerissero tutti questi episodi che abbiamo citato, diventassero un mucchietto di ceneri nelle sue mani, perché adesso sono i suoi strumenti, non sono più fatti, eventi o ricordi che dominano lei e che le producono sofferenza, ma sono gli strumenti della sua consapevolezza, della sua libertà. Mantide. La mantide prova a trasformarsi in una pulce per non farsi vedere, per mostrare che tutto sommato è abbastanza innocua, che non darà disturbo. E lei vedo che la prende con un bicchiere, no? La incapsula. E poi? E poi schiocca le dita e la pulce non c'è più. Infatti, ora sotto il bicchiere non c'è più niente. Ottimo. Com'è successo? Forse che lei crea tutto il suo film? Sì, lei sta ricomponendo pezzo a pezzo tutta la sua storia. Sta comprendendo che questo patto e tutto ciò che questo ha comportato sono solo fallaci inganni, sono solo delle bugie, sono solo parte dell'oscurità, sono parte di una storia passata e che al presente lei vuole creare diversamente la sua vita. Bene, Anna è in una stanza con tutte le tende tirate. Ha vissuto finora al buio. Vero? Chiuse. Buio pesto. Che facciamo? Quasi contemporaneamente
apre tutte quante le tende, le scosta proprio con un'energia molto forte, con una grande vitalità, e scopre che al di là c'è un sole meraviglioso, un sole sorridente. C'è un calore che le arriva dritto al cuore e ci sono gli uccellini che volano nel cielo e che cinguettano e la salutano. Bentornata alla vita, le dicono. Cluster. Sono quasi degli strumenti di tortura, di contenzione, come se fossero alcuni dei lacci emostatici, altri dei lacci che vanno a chiudere i polsi o le caviglie, le palle, che tenevano una volta i carcerati, cose del genere, che comunque tengono in prigione, Li tengono in uno teniamo. stato di contenzione. No, 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 in alcun modo. Lei ha fatto il pieno di tutto questo. Li ha provati tutti. Bello o brutto che fosse, è passato. Esatto. E lei è in grado ora di distinguere quello che è il passato da quello che è il presente. E lei ha continuato a utilizzare il passato per continuare a creare sulla stessa vibrazione. Ma ora è come se mettesse uno stop a tutto questo e volesse ricominciare da oggi per creazioni nuove. Ora viene il bello. Via tutto. È un pozzo molto profondo, quello in cui lei butta tutto quanto. Il portale definitivo me lo fa così, un pozzo. E lo sigilla molto bene per chiuderlo ed è pronta a creare un ad eternum che è come una partecipazione intera della natura, perché vedo che ci mette all'interno dei petali, ci mette all'interno dei legnetti la forza del vento, la potenza dell'acqua e il suono anche della natura, i versi degli animali, il canto di varie creature. È un ad eternum multidimensionale. Lì nel suo cluster, nel posto in cui aveva i contratti, fermo, fisso ad eternum per sempre. Se non decide lei di toglierlo, spostarlo, cambiarlo, diminuirlo o aumentarlo. È come un ad eternum che può controllare a distanza e può mano a mano arricchirlo e, come dici tu, cambiarne la frequenza. Avatar, il fantoccio che comanda tutte le sue quasi 2000 vite. È rimasta come una dentiera dell'avatar, una dentiera sgangherata, che è tutta la finzione, che è tutto quello che ha dovuto masticare malvolentieri, che sono tutti sorrisi che non ha fatto. Anche qui se lo butta l'avatar. Cambia tutto e cambia soprattutto l'atteggiamento, rivolto verso il futuro e non più verso il passato. Esatto. Pensa che per buttare via l'avatar e tutto il resto che concerne l'avatar, è come se lei aprisse uno sportello nel petto. Ed è proprio da questa apertura di questo sportello che il cuore inizia a palpitare e a irradiare una fortissima energia. Questa energia sposta l'avatar e tutto quanto all'interno del portale definitivo.
È proprio come una potenza, una corrente. E dopo aver buttato via questo avatar, sempre la potenza del suo cuore genera un ad eternum, che è rosa e giallo. Tigre, anaconda, falconiforme, vecchia, alieni vari, 3DL, la Madonna e la Mantide ci sono ancora. No, Portafoglio sigillato 6, rovina 6, solitudine profonda 7 ci sono ancora. no, nemmeno. Gli impianti, soprattutto quello in testa collegato cioè il macigno collegato all'emicrania, c'è ancora. No, no, no. Um, come vedi, Anna? Sembra quasi che abbia in mano uno scettro, tra l'altro bellissimo, molto prezioso, molto cristallino, come lei, perché lei è una persona molto cristallina, molto pura, nonostante tutte le cose che ha vissuto. E la vedo come imperatrice. Di chi? Imperatrice di se stessa, della propria vita. Del regno di Anna? Sì. Nel regno di Anna io opero tutte le mie scelte luminose e felici. Questo è il suo messaggio? Sì. Luminose e felici. Sì. Basta? E mi fa vedere che intorno a sé c'è come un pubblico costituito da fiori. Molti appunto sono dei gigli bianchi, poi mi fa vedere appunto sia l'oleandro rosa, la genziana che è colore blu, ma anche altri tipi di fiori. Vedo delle primule, tanti animali, ed è come tutta all'insegna della gioia, della vita, della purezza, dell'autenticità. E lei è felice di essere l'imperatrice di questo regno. Vibrazione di Anna. Eh, 260. Consapevolezza. 170. PS. 59. Vite. 1588. Le ha abbassate tantissimo, non capita quasi mai così. Cervello. 9.2. Suscettibilità ipnotica. 57. Un colore finale. È un blu viola, un blu violaceo, per vinca. Un animale finale. Vengono il leone e la leonessa insieme e si mettono come dei gatti ai suoi piedi. Una stagione finale. Estate. Un paese finale. Adesso mi è venuto Olanda. Una parola finale che lei lascia a se stessa. Bellezza vitale. Come la vedi? Come se le fossero cresciuti i capelli, forti, idratati, belli e lucenti, come tutto il resto di lei. C'è ancora questa gabbia negativo-positivo? No, è come se lei avesse
la capacità di integrare le cose. Quindi non è più cristallizzata né nel passato né nel negativo. Sa cogliere le opportunità, le sa integrare e sa sempre trasformarle in bellezza, in meraviglia, in amore. Bene Monica, ma alla fine quindi da dove nasce l'arcobaleno? E io vedo che nasce dal suo cuore. Beh, abbiamo finito, disconnettiti da tutto e tutti.